Ciao fuoristradisti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi è arrivato questo pacco dall'America, quindi vediamo assieme che cosa mi è arrivato, vediamo assieme che cosa c'è dentro questa scatola e vi spiegherò tutti i segreti di questo componente. Prima di iniziare questo video, come al solito, vi invito ad iscrivervi al mio canale, è una cosa che voi fate gratuitamente e vi serve per essere sempre aggiornati su tutti i contenuti che io metto in questo canale. Inoltre vi invito anche ad iscrivervi ai miei canali social e anche al gruppo Telegram in cui metto tutta una serie di contenuti extra che non riesco a mettere qua sopra. Grazie per tutti quelli che si sono già iscritti, grazie a tutti quelli che mi supportano e mi scrivono tantissimi commenti, siete veramente tantissimi e questo mi fa veramente tanto piacere, continuate così, siete veramente forti. Ora andiamo a vedere che cosa c'è qua dentro e andiamo a scoprire questo accessorio del cambio automatico. Facciamo l'unboxing di questa scatola. Questa intanto è un componente della TCI, è un'azienda che fa tanti accessori per i cambi automatici ed è un'azienda veramente leader in questo settore. Qua abbiamo le istruzioni, non è che abbiamo scritto la Divina Commedia. Qua abbiamo le guarnizioni, che le vado a mettere qua dietro. E qua abbiamo il famoso body. Eccolo, questo è il body. In pratica questa è la serpentina, come vedete, ve la faccio vedere da più vicino. È la serpentina che c'è nei cambi automatici, è la parte sotto, è la pancia, è la parte sotto che c'è nel cambio automatico. Quando voi togliete il coperchio del cambio automatico, vi vedrete questa è la parte sotto. Perché è così importante questa parte sotto? Perché questa permette di customizzare a nostro piacimento il nostro cambio automatico. Come avevo detto nel video precedente, in cui ve lo linko qua sotto, in cui spiegavo il cambio automatico, perché i cambi automatici americani sono così fighi e perché sono così interessanti per il motorsport, vi dicevo che vi è una personalizzazione quasi infinita di questi cambi e infatti oggi questo componente mi arriva appunto per soddisfare una mia particolare esigenza che ho nelle mie gare. Ovviamente questi cambi non nascono nel mondo racing, ma sono stati adattati al mondo racing e gli americani hanno avuto la bravura di farsi tantissimi componenti attorno, come può essere questo. Quindi questi cambi, nonostante sono molto vecchi perché sono cambi anni 60-70, permettono di essere totalmente rifatti al loro interno e quindi permettono di soddisfare tantissime esigenze, dal fuoristrada alle gare su strada, quindi alle street race e anche alle gare di drag. E cambiando appunto questi componenti come può essere il body si possono ottenere diversi benefici. In particolare ci sono alcuni body che permettono di fare animal cose. Se uno volesse fare delle gare di drag race, ci sono alcuni body che sono veramente molto intelligenti perché hanno un solenoide che ti permette di avere una particolare condizione per cui tu metti la prima, spingi l'interruttore di questo solenoide, questo solenoide andrà a attuare anche la marcia retro, quindi uno ha contemporaneamente sia la prima sia la retro, può dare tutto il gas fino ad arrivare al proprio rapporto di coppia desiderato, lascia il bottone, questo bottone disinnesca la retro e quindi uno ha questa partenza in accelerazione molto spinta. Questo permette di avere questo cambio per le gare di drag race, è un po' una sorta di launch control sul cambio automatico. Invece ho cambiato questo perché questo è un tipo di body, adesso vi metto comunque tutto il link e la descrizione di questo componente qua sotto nel video, in modo tale che poi voi possiate andarla a vedere. Questo body permette di avere il cambio full manual, ma questa è una cosa che avevo già, ovvero selezionare 3, 2, 1 in base alle esigenze che ho io, ma mi permette di avere un pattern delle marce diverso. Ora vi spiego cosa intendo per questo pattern delle marce diverso. Il TH350 è un cambio, come dicevo sempre nel video, a 3 marce. Quindi la sequenza delle marce che ho io, partiamo dalla P, quindi la funzione parking, poi abbiamo la retro, poi abbiamo la folle, neutral, poi io ho 3, 2 e 1. Questo è lo schema classico del TH350. Questo si chiama
forward pattern, o è lo standard, quindi è il pattern classico che questo tipo di cambio ha. Questo è molto comodo soprattutto se uno gira, se uno utilizza questo cambio in strada, se uno utilizza questo cambio quotidianamente, perché alla prima uno mette tutta la leva in giù, alla prima, alla seconda e alla terza, e quindi utilizzerà queste marce in modo sequenziale, e avrà la terza molto vicina alla retro, quindi questo ti permette di fermarti agevolmente quando stai utilizzando il cambio tutti i giorni. Ma se stai facendo delle gare di trial, che nel trial si utilizzano soprattutto delle marce molto basse, marce ridotte ovviamente e marce molto basse, quindi soprattutto la prima e la seconda, ma spesso ci capita anche di fare delle retromarce, capita anche voi che utilizzando sempre la prima e la seconda, quando io devo andare velocemente dalla prima alla folle o dalla prima alla retro, metti caso che sto facendo una salita molto, molto impegnativa, vedo che il muso sta, quindi con la prima ridotta, sto facendo una salita molto impegnativa, vedo che il muso sta iniziando a staccarsi, i casi sono o metto la folle e quindi la macchina mi va un po' indietro, oppure metto una retro veloce e quindi riesco a far sì che il muso viene giù. Se ovviamente ho questo tipo di partner, il tempo da passare alla prima alla retro è molto lungo, o anche dalla prima alla folle. Il reverse pattern infatti cosa fa? Cambia l'ordine delle marce, ovvero abbiamo sempre la P nello stesso punto, la retro sempre nello stesso punto, la N sempre nello stesso, ma invece che avere 3, 2, 1 abbiamo 1, 2, quindi la seconda è sempre lo stesso, e 3. Quindi inverte la prima e la terza. Questo mi permette di avere prima molto vicino alla folle e alla retro. È veramente una finezza, però ovviamente in gara noi dobbiamo vedere le finestre, perché a un certo punto arrivi a un determinato livello in cui i miglioramenti dipendono veramente da tanti piccoli particolari, e quindi magari in certi particolari casi capita di dover fare delle cambiate molto veloci dalla prima alla retro, e quindi questo ti aiuta molto nel gioco. E quindi questo body mi permette di avere prima e folle e retro molto vicine. Inoltre, sempre questo body, ma questa funzione ce l'aveva lo stesso anche l'altro body che avevo già montato nell'altro cambio, permette di avere il trans brake. Il trans brake è una sorta di freno a motore che di solito i cambi automatici non hanno. Chi ha utilizzato dei cambi automatici sa benissimo che quando si va giù in discesa non c'è un freno a motore, bisogna sempre usare il freno, ma in fuoristrada il freno a motore è molto importante, e quindi chi monta questo tipo di cambio per il fuoristrada ha la possibilità di trovare dei determinati body con questo tipo di freno, e quindi in prima e in seconda si sentirà il cambio, non si sgancia, ma si sentirà il freno a motore come succede su un cambio manuale. Quindi questo kit vedete che mi cambia molto la situazione nel mio cambio automatico. Io ho utilizzato questo cambio così com'era nel campionato europeo in Finlandia, mi sono trovato molto bene, ma lì non ci sono state grosse salite per cui ho dovuto cambiare molto le marce, però effettivamente averla prima sempre laggiù in fondo è molto scomoda, piuttosto che averla molto più vicina alla folle e alla retro. Quindi questo è un upgrade che io faccio, e questo anche per dirvi che non tutti gli upgrade sono adatti a certi tipi di gare. Ovviamente, come dico spesso nei miei video, tante modifiche che magari noi facciamo alle nostre macchine, che io faccio alla mia macchina, sono adatte al mio tipo particolare di gare che faccio, ma potrebbero essere non adatte a delle altre gare. Come dicevo, se io facessi delle gare di velocità, come potrebbe essere un Ultra 4, come potrebbero essere delle gare in cui si guida di più a alte velocità, il pattern standard di questo cambio potrebbe andare benissimo. Nel trial diciamo che invece è un po' più comodo il reverse pattern come è in questo body.
Questo accessorio qua io l'ho comprato da Summit Racing, l'ho comprato qualche giorno fa, mi è già arrivato dall'America, quindi come vedete spedizione velocissima, ma vi spiegherò anche come fare questi acquisti nei prossimi video. Era una cosa che vi avevo già detto che avrei fatto, però ho avuto poco tempo e non sono riuscito a farlo. Provo a fare il video anche del montaggio, le istruzioni non sono un granché, speravo fossero un po' di più. Prova a farlo, magari faccio anche il video del montaggio, in questo modo vi faccio vedere come si fa. Dovrebbe essere una modifica abbastanza facile perché si fa a cambio montato, quindi uno va sotto, tira via il coperchio del cambio, smonta il vecchio body, monta questo e rimonta tutto il resto, e quindi dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice, dovrebbe essere, come dicono gli americani, bolt on, ovvero non bisogna fare altro che stringere o serrare delle viti. Quindi speriamo che sia così, vediamo, magari faccio il video che magari a qualcuno interessa. Scrivetemi se voi avete mai provato questo tipo di cambio, scrivetemi anche voi se avete mai provato i cambi automatici in varie situazioni di fuoristrada, quindi magari avete avuto anche voi delle difficoltà con i pattern diversi, se avete mai provato un cambio di tipo manuale. Io vi giuro, ero un po' scettico all'inizio, ma ho fatto ancora poche gare, ma ne sono veramente innamorato di questo tipo di cambio. Quindi per adesso sono veramente molto soddisfatto, e vediamo come sarà il montaggio di questo, e poi vi darò il feedback sul nuovo setup per il cambio. Io finisco qui per questo video, ci vediamo a un prossimo video qua sul mondo della meccanica e sul mondo del fuoristrada. Continuatemi a seguire, mettete il like se non l'avete già fatto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!